Eccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con appunto i Black Tarot, questo mazzo così bello che io amo particolarmente, che ci riporta al contatto meraviglioso, sinergico, affascinante con i nostri antenati spiriti guida, grazie proprio alla tradizione sia spirituale che anche ovviamente culturale africana, che in questo mazzo viene accostata, direi magistralmente, alla ritualità dei nativi e indigeni americani. Come sempre ragazzi vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente a questo, in cui descrivo dettagliatamente proprio tutto il mazzo, nelle sue ovviamente caratteristiche peculiari. E proprio come vi avevo appunto già spiegato in questo video, di cui vi lascio il link in descrizione, questo è un mazzo davvero versatile, ecco perché io lo amo particolarmente, non solo da un punto di vista appunto iconografico e di significati, però obiettivamente permette davvero un numero esorbitante di stese e ovviamente di altrettante domande. Quindi con questo mazzo si può davvero spaziare da domande a carattere sentimentale a domande per esempio a carattere economico-professionale o anche familiare, amicale, quindi è un mazzo davvero ben fatto e permette dunque tante tipologie differenti di stese per esempio a 2 carte, 5 carte, a 12 carte, a 13 carte. Inoltre permette anche, ed è molto utile, soprattutto per appunto tradizione, alle doppie stese, ossia è utile alla possibilità che viene data a voi di scegliere tra 2 varianti e così appunto accadrà anche oggi, quindi avrete variante 1 e variante 2 tra cui potrete ovviamente scegliere. La domanda ovviamente è quella che appunto avete avuto modo di leggere ad inizio appunto video, ossia mi spia sui social o comunque cerca informazioni su di me in maniera però ovviamente ragazzi non diretta, cioè non è una persona che vi chiama, non è una persona che vi cerca, non è una persona che vi scrive, cioè è tendenzialmente qualcuno che preferisce, ahimè, agire nell'ombra. Quindi, vi ripeto, spiarvi sui social piuttosto che il vostro profilo Telegram, WhatsApp, d'accordo? Qualsiasi app di messaggistica abbiate o comunque di interazione social, oppure può chiedere anche ad amici, quindi conoscenti, magari colleghi, qualcuno che avete in comune. Ovviamente dunque una persona che non sentite e che non vedete chiaramente da un certo periodo di tempo, d'accordo? Quindi cercheremo proprio di capire obiettivamente perché però anche questa persona non agisce direttamente nei vostri confronti, cioè cosa frena questa persona, cioè per esempio la presenza di una terza persona oppure per esempio orgoglio o paure. Vediamo un po' perché questa persona però non si fa concretamente avanti, ovviamente nei vostri confronti e in ultima analisi però ovviamente cerchiamo anche di capire se questa persona finalmente agirà in maniera concreta, diretta, quindi vi chiamerà, vi telefonerà, vi cercherà, vorrà parlarvi vis-à-vis, oppure se questa persona nel ovviamente immediato futuro cercherà invece semplicemente ancora delle informazioni per vie traverse, quindi in maniera indiretta, quindi agendo ancora nell'ombra, d'accordo? Quindi saranno ovviamente 2 varianti con 3 carte ciascuna, carte fondamentali per cercare appunto di capire come si sta comportando ad oggi questa persona nei vostri riguardi, perché si sta comportando in questo modo e ovviamente se andrà a sbloccare la situazione in futuro, d'accordo? Dunque possiamo iniziare appunto con la prima variante e dunque per chiunque scelga la prima variante cerchiamo di capire se questa persona con la quale avete avuto una storia, una frequentazione o è tuttora anche semplicemente una conoscenza, ecco se questa persona vi spia sui social, quindi ha modo comunque di avere informazioni sul vostro conto o se chiede ovviamente a terze persone. Vediamo.
Perfetto. Allora, io allontano momentaneamente appunto il mazzo di carte e dunque cerchiamo di analizzare ovviamente nel dettaglio queste tre carte, queste tre posizioni. Prima posizione, cerchiamo appunto di capire se questa persona vi spia. Seconda posizione, cerchiamo di capire perché questa persona si comporta in questo modo. Terza posizione, come procederà ovviamente il futuro. Ragazzi, però chiaramente a seconda delle tempistiche ovviamente identificate dall'arcano. Vediamo in questa posizione e qui abbiamo il 5 di denari. Allora, il 5 di denari rappresenta in qualche modo la povertà, rappresenta in qualche modo anche una situazione di solitudine, di abbandono, per cui obiettivamente è un periodo duro e difficile per questa persona, nonostante possa magari sembrare una persona particolarmente brillante, serena e felice. In realtà è una persona in grandi difficoltà, in particolar modo difficoltà economiche, perché qui parliamo di denari ed è una persona che obiettivamente dispone di poche risorse. Quindi è una persona che potrebbe anche, per quanto riguarda appunto le risorse, disporre di poche amicizie. Quindi persone che potrebbero o non volerlo aiutare, nel caso in cui lui possa per esempio chiedere di voi, oppure non ha abbastanza agganci, diciamo, per poter avere delle informazioni ovviamente sul vostro conto. Quindi magari non avete amici in comune, oppure aveva la possibilità di avere amici in comune, ma obiettivamente ha perso questa opportunità perché evidentemente è una persona che chiaramente o non sa tenersi comunque delle amicizie in maniera continuativa e profonda, oppure è una persona che sta attraversando un momento di solitudine, per cui obiettivamente a livello karmico in qualche modo è un po' un percorso dovuto, quello appunto di rimanere da solo in questo momento. Quindi obiettivamente questa persona in questo momento non sta cercando informazioni sul vostro riguardo e ovviamente nei vostri confronti, e vi dirò anche che fatica molto anche a in qualche modo interessarsi al cercare delle informazioni indirette per quanto riguarda il vostro conto, per esempio anche semplicemente spiandovi sui social. Ma non per disinteresse, perché comunque il 5 di denari parla di attrazione, perché appunto parliamo di denari e ovviamente di una carta di grado 5 che ci parla quindi di sicuramente un interesse fisico, però obiettivamente solo un interesse fisico, cioè questa persona in questo momento non ha le energie, diciamo mentali e quindi anche emotive adatte per poter affrontare comunque ad esempio anche un ritorno da voi, nel caso per esempio possa volervi contattare anche semplicemente per avere un contatto diretto con voi. Quindi pur chiaramente essendo una persona molto attratta, però ovviamente è una persona che sta vivendo un momento di grande disordine, che gli fa perdere un po' di vista l'ordine delle cose, che procura caos nella sua vita e di conseguenza è un momento di sacrifici. Un momento di disarmonia, di sregolatezza, quindi anche e soprattutto sul piano affettivo, che vi ripeto, in qualche modo potrebbe in questo momento ovviamente avere delle problematiche che occupano particolarmente i suoi pensieri e soprattutto lo preoccupano, ragazzi, non poco, Quindi potrebbe per esempio aver perso il lavoro, potrebbe aver subito un grosso ammanco da un punto di vista economico, non gli è stato per esempio concesso un prestito che lui invece aspettava da tempo, quindi sicuramente è una persona che sta vivendo un periodo particolarmente difficile della sua vita. Quindi grosse difficoltà finanziarie e professionali, cioè qui ci sono delle perdite economiche di cui ovviamente non parla, perché vi ripeto il 5 di denari ci parla proprio di solitudine, quindi è una persona che si confida anche poco con gli altri o comunque non racconta i dettagli evidentemente più dolorosi e scabrosi della sua vita privata. Ecco, qui ci sono dei debiti. Quindi debiti importanti da pagare che obiettivamente allontanano questa persona da qualsiasi tipologia di
anche solo pensiero in riferimento all'amore. Cioè, questa persona in questo momento fa fatica a parlare d'amore, a pensare all'amore. D'accordo? Quindi, in questo momento è una persona che obiettivamente fa fatica a gestire la propria emotività e di conseguenza non se la sente in questo momento di affrontare anche semplicemente un dialogo con voi o comunque anche semplicemente di potervi vedere, scatenando così dentro se stesso delle emozioni magari molto forti e importanti che lui non si sente ad oggi in grado ovviamente di poter gestire. Cioè, nel caso in cui per esempio possa vedere una vostra foto, potrebbe provare un'attrazione talmente forte che, vi avevo detto, qui c'è, che potrebbe in qualche modo appunto scatenare delle emozioni, magari anche un'impulsività che sarebbe in questo momento assolutamente nociva per una vita già disordinata come la sua. Quindi preferisce non farlo, non riesce a farlo e non può farlo. D'accordo? Quindi è un momento difficile per la vita di questa persona, per cui in questo momento si sente particolarmente sola, è una persona che crede di poter in qualche modo contare unicamente su se stessa e quindi obiettivamente è una persona che in qualche modo non riesce a far fronte all'amore e ai sentimenti. D'accordo? Guardate, questa è una carta molto significativa perché qui abbiamo questo braccio che cerca di abbracciare se stesso, il proprio corpo, quindi ci va proprio a ricalcare obiettivamente il fatto che questa persona sia sola e che possa contare unicamente sul suo stesso abbraccio, quindi su se stesso, sul suo stesso ed unico aiuto. D'accordo? Quindi obiettivamente è sicuramente una persona che sta vivendo un momento di difficoltà, che è, vedete, lasciata fuori al freddo, una persona che sta vivendo anche un momento abbandonico importante, proprio perché, vi ripeto, non ha risorse, o comunque tutte le persone che lo circondano non lo stanno aiutando e non vogliono aiutarlo. Ecco perché questa persona si sente sola. Potrebbe anche avere 150.000 amici, ma nessuno di questi di cui fidarsi. Quindi in questo momento non può parlare d'amore, nemmeno con se stesso, nemmeno nella solitudine della propria camera, nemmeno nella notte, nemmeno nei suoi sogni. È una persona che ha altre preoccupazioni. D'accordo? Quindi in questo, diciamo, frangente e in questa variante la risposta è no, per il momento no. Questa persona non può e non vuole, perché, vi ripeto, sa che in qualche modo scatenerebbe delle emozioni, vi ripeto, dei sentimenti, magari anche dei desideri che lo porterebbero a muoversi e non può permetterselo. Vediamo in questa posizione perché obiettivamente questa persona si comporti in questo modo, perché non scelga a questo punto però magari anche una via più diretta, potersi magari anche confrontare con voi su determinati problemi. Vediamo perché non chieda però aiuto magari ad altre persone. E qui abbiamo il 9 di coppe. Allora, questa persona si comporta così perché pensa che voi abbiate 9 di coppe, tantissime altre opportunità e opzioni, per cui lui obiettivamente passerebbe immediatamente in secondo piano. Allora, il 9 di coppe parla appunto di una persona, cioè quindi voi obiettivamente, particolarmente bella esteticamente, o comunque una persona piacente, o comunque una persona che potrebbe veramente avere tutto ciò che vuole e tutti al suo cospetto. Di conseguenza una persona che, come è tipico del 9 di coppe, che parla appunto di abbondanza, una persona che potrebbe disporre di ovviamente molti corteggiatori, molti fidanzati, persone che ambiscono a stare al vostro fianco e dunque questa persona si frena in qualsiasi tentativo possa appunto effettuare di arrivare a voi. Cioè, prima ancora eventualmente di scrivervi quel famoso messaggio, questa persona si ferma, si blocca e ovviamente ricorda a se stesso: sicuramente sei l'ultima persona che in questo momento lei potrebbe scegliere tra quest'ampia schiera ovviamente di corteggiatori e pretendenti. Quindi questa è una persona che ha assolutamente l'autostima sotto i piedi,
Quindi è una persona che non crede di avere, ecco appunto, le risorse adatte, non solo per potervi anche spiare o chiedere informazioni di voi, ma anche per potervi stare al fianco addirittura. Quindi è una persona che, nel caso in cui voi notiate abbia un atteggiamento particolarmente ballerino, quindi per esempio non nel caso in cui questa persona sia sparita dalla vostra vita, quindi non vi cerchi, non vi chiami più, ma nel caso in cui ci sia ancora, per esempio, un rapporto sfilacciato in cui questa persona tende a ritornare e poi sparire di nuovo, ritornare e poi di nuovo sparire, ecco, questa persona ha questa tipologia di comportamento proprio ovviamente perché ha delle preoccupazioni molto forti, molto importanti, lo abbiamo detto con il 5 di denari, ma è una persona che addirittura non ritiene a volte di essere degna di stare al vostro fianco, anche semplicemente di provarci con voi. Quindi è una persona che anche nel caso in cui, diciamo a parole, possa sembrare soddisfatta, felice e brillante, ha delle serie preoccupazioni. Ha un'autostima ovviamente sotto il livello dello 0 ed è chiaramente una persona che prima di fare qualsiasi mossa nei vostri confronti non solo ci pensa su 2 volte, ma tende anche a castrarsi, quindi a bloccare qualsiasi tentativo e movimento nei vostri confronti. Quindi questa è una persona che vi ritiene molto belle fisicamente, lo abbiamo detto, qui abbiamo il 5 di denari, che parla di attrazione fisica molto forte, 9 di coppe, quindi una donna obiettivamente di alta classe o comunque una donna di grande fascino che potrebbe disporre di altre persone, tutti tranne lui ovviamente, e ovviamente vi stima anche come donna, perché qui parliamo di coppe, cioè non è solo una questione di attrazione fisica, ma ovviamente anche una questione sicuramente di stima e apprezzamento interiore, morale. Quindi, per esempio, dal suo punto di vista, svolgete una professione ragguardevole, oppure anche proprio da un punto di vista economico, siete per esempio una persona di alto rango, cioè vi vede veramente come una persona per lui in questo momento, ovviamente, inarrivabile, irraggiungibile, inaccessibile. Quindi una persona che ha abbondanza, 9 di coppe, in tutti gli ambiti della propria esistenza. Quindi non ritiene in questo momento di avere le qualità giuste e anche le risorse, gli strumenti giusti per potersi fare largo, diciamo, tra tutti questi pretendenti che voi possiate in qualche modo avere. D'accordo? Quindi ha veramente dei problemi di autostima notevoli in questo momento questa persona. Quindi sia nel caso in cui sia una storia interrotta e dunque questa persona non ritorni da voi, sia nel caso in cui sia una persona che tende in qualche modo ad avere un atteggiamento altalenante nei vostri confronti, quindi tende per esempio a cercarvi per poi sparire nel nulla. D'accordo? Quindi ha un atteggiamento di questo tipo, quindi non torna nel caso in cui la storia sia chiusa o comunque ha un atteggiamento, diciamo, di toccata e fuga nei vostri confronti, proprio perché non ritiene in questo momento di avere le risorse giuste per potersi riaffacciare a voi. È chiaro, ragazzi, che però qui non abbiamo una carta della torre o una carta, per esempio, della morte o il 10 di spade. Qui abbiamo comunque ancora un pensiero nei vostri confronti. Quindi è una persona che vi ritiene, diciamo, la donna giusta per qualsiasi uomo, la donna ideale. Gli piacete tantissimo da un punto di vista fisico, quindi siete anche il suo ideale fisicamente, però chiaramente in questo momento questa persona non ritiene di poter fare, diciamo, qualche azione particolarmente concreta e ovviamente agita nei vostri confronti. D'accordo? Vediamo però in futuro questa persona se andrà in qualche modo a sbloccare questa situazione oppure se rimarrà ancora ferma e ovviamente per quanto tempo. Allora, qui abbiamo una carta meravigliosa, l'asso di denari, che tra l'altro va ad annullare obiettivamente anche la negatività di queste 2 carte. Allora, ragazzi,
L'asso di denari è una carta che ovviamente ci parla di contatto, quindi questa persona sicuramente vi contatterà, vi chiamerà, vedete, cercherà in qualche modo di raggiungervi, quindi o vi contatterà attraverso un SMS piuttosto che appunto Telegram, WhatsApp, app di messaggistica, oppure direttamente appunto sui social. Quindi questa è una persona che ovviamente cercherà un contatto e agirà in maniera pratica, diretta, cercando proprio di sbloccare la situazione. È chiaro però, ragazzi, parliamo di che cosa? Di denari. Allora, voi sapete che coppe e bastoni rappresentano tempistiche velocissime, quindi al massimo qualche giorno, qualche settimana. Invece, ahimè, ovviamente, i denari e le spade rappresentano tempistiche un po' più lunghe, però ragazzi sicuramente non stiamo parlando di decenni, d'accordo? Quindi questa è una persona che nelle prossime settimane, al massimo ovviamente in un paio di mesetti circa, si farà di nuovo sentire ovviamente. E vi ripeto, l'asso parla proprio di messaggio, quindi non di un incontro, cioè non incontrerete casualmente questa persona durante per esempio una festività o comunque un compleanno piuttosto che appunto una festa di paese, d'accordo? Non è il 3 di coppe, qui c'è proprio il desiderio di sentirvi e iniziare proprio un messaggio che finalmente questa volta non cancellerà, d'accordo? Quindi questa è una persona che evidentemente però quando agirà? Ragazzi, guardate, di nuovo denari, quindi per questa persona l'assetto economico-finanziario è fondamentale. Quindi questa persona vi ricercherà nel momento in cui si sentirà con le spalle coperte e non più in questa situazione di 5 di denari, quindi preoccupazioni, autostima così negativa e comunque ai minimi storici. Quindi è chiaro che questa persona, quando ritornerà, si sentirà con gli strumenti appunto e le risorse adatte per poter ritornare da voi. Quindi vi scriverà, vi manderà un messaggio, perché gli assi rappresentano proprio dei contatti, vi ripeto, non un incontro, un contatto, d'accordo? Magari anche una telefonata. Cioè questa è una persona che cercherà in qualche modo di riprendere il rapporto con voi. Perché ovviamente, vi ripeto, qui c'è chiaramente una persona che ha un'immagine di voi assolutamente di perfezione, quindi non è, vi ripeto, solo attrazione fisica, però è chiaro che in questo caso qui ci vuole ovviamente un po' più di tempo, ma vi ripeto, non stiamo parlando di mesi e mesi, d'accordo? Però qui sicuramente uno sblocco c'è e tra l'altro anche molto concreto, perché obiettivamente parliamo di denari, quindi la concretezza proprio pratica dei denari, d'accordo? Quindi ci sarà uno sblocco della situazione che avverrà attraverso una bella notizia, ovviamente vi ripeto attraverso un messaggio o comunque proprio un parlare, cioè una comunicazione importante che finalmente vi rimetterà appunto l'uno di fronte all'altra, perché obiettivamente l'asso può rappresentare anche un invito a cui poi potrebbe seguire per esempio un incontro, d'accordo? Comunque qui abbiamo ovviamente un mix importante tra appunto una carta di primo grado che rappresenta quindi un inizio o un reinizio in questo caso, abbinata al seme dei pentacoli, quindi un nuovo inizio concreto, ragazzi, tangibile, qualcosa che si potrà toccare effettivamente con mano. L'asso di denari parla proprio di nuove offerte, nuove possibilità, d'accordo? Quindi questa è una persona che assolutamente agirà nei vostri confronti perché non ha nessuna intenzione, non avrà nessuna intenzione di lasciarvi sfuggire, scappare. Però vi ripeto, ragazzi, nel momento in cui questa persona avrà diciamo risolto, magari non proprio tutti i suoi problemi, ma comunque la maggior parte di essi. D'accordo? Tra l'altro l'asso di denari ci parla anche di appunto denaro abbastanza copioso che questa persona riuscirà ad ottenere, quindi può essere anche una vincita, un guadagno, uno stipendio aumentato, può essere un prestito, un'eredità addirittura, qualcosa di importante che ovviamente rimetterà questa persona, diciamo, in una condizione anche proprio emotiva assolutamente di grande positività e di conseguenza questa persona finalmente si farà sentire. D'accordo? Quindi qui arriverà un'importante comunicazione da parte di questa persona. D'accordo? Quindi messaggio importante che andrà proprio ad aprire un nuovo inizio tra voi e questa persona. L'asso di denari parla anche di guarigione, una guarigione proprio energetica importante che ovviamente questa persona percepirà, porterà grande felicità
e voglia di rimettersi in qualche modo appunto in gioco, superando proprio tutte le difficoltà o comunque la maggior parte di esse. D'accordo? Quindi sicuramente in questo caso questa è una persona che si farà sentire e che andrà proprio a sbloccare la situazione in maniera assolutamente concreta e ovviamente positiva. L'asso di denari rappresenta dal vostro punto di vista anche una sorpresa, quindi potrebbe ovviamente scrivervi quando meno ve lo aspettate, d'accordo? Quindi potrebbe questa persona, per esempio, chiedervi direttamente l'amicizia su Facebook, Instagram, eccetera, comunque di potervi seguire quando meno ve lo aspettate. Quindi qui abbiamo sicuramente un nuovo inizio importante che dal vostro punto di vista appunto vi rimetterà in contatto con questa persona, vi permetterà di ricominciare proprio asso appunto da capo la vostra storia e la vostra conoscenza. Allora, visto che obiettivamente la stesa è stata particolarmente positiva, direi anche di estrarre appunto una carta di conferma dei Sexual Magic Oracles per cercare di capire dopo questo asso di denari come appunto procederà il vostro rapporto. Vediamo. Perfetto, allora vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo la carta del trionfo. Allora, vedete, qui ci sono tutti questi uomini, questi pretendenti a questa donna, quindi ci va a obiettivamente ribadire il concetto del 9 di coppe, quindi questa persona sa che obiettivamente voi siete in questo caso molto ovviamente corteggiata e chiaramente voi andrete ad offrire la vostra mela, quindi la vostra scelta ricadrà ovviamente su una sola persona, in questo caso proprio lui. Perché la carta del trionfo parla proprio di una scelta fatta ovviamente su chi voi andrete a preferire. E ovviamente in questo caso questo oracolo ci riporta al fatto che voi andrete proprio a preferire lui rispetto ad altre persone. Quindi è vero che voi avrete diversi pretendenti tra cui scegliere e ovviamente voi sceglierete inizialmente, anche semplicemente inizialmente, proprio lui. Quindi di comunque ricominciare una frequentazione con lui o comunque di dare spazio maggiormente alla sua presenza nella vostra vita. Quindi in questo caso il famoso appunto pomo della discordia, che appunto Paride diede tra tutte le dee a Venere, per quanto riguarda appunto lo scettro, diciamo, della bellezza, ecco, in questo caso voi sceglierete questa persona, perché vi attrae molto fisicamente, perché obiettivamente dal vostro punto di vista è sicuramente l'uomo che voi apprezzate di più da un punto di vista erotico, ma è anche una persona con la quale sentite di avere un buon feeling e che avrete un buon feeling, perché la carta del trionfo parla appunto di verità, quindi una scelta vera fatta con il cuore, in base a quelli che sono i propri gusti e i propri sentimenti. Parlerete anche in maniera molto onesta, perché il trionfo parla proprio anche, vedete, di un in qualche modo denudarsi rispetto a delle verità scabrose magari anche del passato, quindi questa persona vi parlerà anche delle problematiche che lo hanno afflitto in questo periodo, del motivo per cui magari non si è fatto sentire o in qualche modo non vi ha cercato particolarmente. E ovviamente, come potete notare, qui abbiamo appunto il simbolo del leone. Di conseguenza il mese del leone sarà ovviamente, per quanto riguarda questa storia, assolutamente benaugurale. Dunque sicuramente fine luglio, mese di agosto. D'accordo? Quindi periodo molto importante nel quale riceverete ovviamente un contatto da parte di questa persona. Quindi vi parlavo appunto con l'asso di denari di tempistiche non ovviamente particolarmente lunghe. D'accordo? Quindi aspettatevi sicuramente comunque uno sblocco, un movimento importante ovviamente entro appunto il mese di agosto, la fine del mese di agosto. D'accordo? Di conseguenza stesa davvero molto bella, molto positiva,
che ovviamente appunto parla di un trionfo, il trionfo di una scelta che ovviamente ricadrà su di lui, perché evidentemente, ragazzi, a voi questa persona piace particolarmente, d'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, ovviamente mi raccomando, tenete duro e buona fortuna. Allora, e dunque possiamo iniziare appunto la seconda variante per il principio di sincronicità. Iniziamo appunto a mescolare il mazzo. Dunque, per chiunque abbia avuto una storia con una persona, ovviamente che gli piaceva, o comunque una frequentazione, una conoscenza, magari anche non necessariamente ad oggi finita, ma comunque sfilacciata, una persona che obiettivamente alterna momenti di presenza, momenti di lontananza, quindi cerchiamo di capire questa persona se in qualche modo vi spia, se in qualche modo cerca anche appunto informazioni, ovviamente riguardo a voi. Vediamo il motivo per cui questa persona si comporta in questo modo e cerchiamo ovviamente di capire se questa persona andrà a sbloccare questa situazione, quindi agirà concretamente, oppure se rimarrà comunque nell'ombra. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, iniziamo appunto dalla prima posizione, ossia appunto cerchiamo di capire se questa persona vi spia ad oggi. In seconda posizione cerchiamo appunto di capire perché questa persona vi possa spiare o anche non spiare, e in terza ed ultima posizione cerchiamo di capire il futuro tra voi e questa persona, cioè se questa persona andrà mai a sbloccare la situazione, quindi per esempio a contattarvi direttamente senza ovviamente agire nell'ombra. Iniziamo dunque dalla prima posizione e qui abbiamo la carta del giudizio. Assolutamente sì, cioè qui proprio senza ombra di dubbio, ma tra l'altro neanche particolarmente nell'ombra, perché la carta del giudizio proprio parla di chi proprio tranquillamente, quasi a libero accesso, ovviamente, o al vostro account, quindi per esempio o è una persona che ha direttamente il vostro numero di telefono e quindi per esempio controlla le vostre foto, la vostra foto profilo, il vostro stato, quello che pubblicate, per esempio Telegram piuttosto che WhatsApp, quindi qualsiasi, ragazzi, app di messaggistica, oppure una persona che ha proprio per esempio l'amicizia con voi ad esempio su Facebook, o ha modo comunque di spiarvi, cioè obiettivamente questa è una persona che ha tutte le informazioni di cui ha bisogno. La carta del giudizio rappresenta proprio le comunicazioni, tra l'altro anche veloci, quindi anche per esempio sino a pochi giorni fa o addirittura poche ore fa questa persona potrebbe essere in qualche modo stata nel vostro account a, diciamo, controllare che cosa voi possiate postare o aver postato negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Cioè il giudizio parla di curiosità, quindi parla proprio di notizie che vanno e vengono, quindi situazioni che questa persona può assolutamente in qualche modo tenere d'occhio quando vuole e come vuole. Quindi, allora, attenzione, nel caso in cui tra voi e questa persona la storia sia finita o la frequentazione comunque da diverso tempo e non abbiate più amicizia, ad esempio su Facebook, questa persona ha comunque modo di avere delle informazioni. Quindi o perché avete per esempio degli amici in comune, per cui questa persona obiettivamente sa tutto di voi grazie a qualche ovviamente pettegolo o pettegola di troppo, che quindi veramente però gli racconta tutti i minimi particolari della vostra esistenza, oppure nel caso in cui non abbiate amicizia con questa persona o addirittura voi lo abbiate bloccato, potrebbe essersi in qualche modo infiltrata, diciamo, nel vostro profilo tramite account falsi o account terzi.
Quindi assolutamente questa è una persona che ha tutti i giorni informazioni in riferimento a voi, quindi è una persona che assolutamente ha la possibilità di sapere tutto, ma proprio tutto ragazzi, di voi, cioè il giudizio è la carta del libro aperto, quindi obiettivamente iniziamo già questa variante in maniera totalmente opposta alla variante precedente, cioè chiaramente nella variante precedente avevamo un no secco, quindi la persona non si occupava e preoccupava di spiare ovviamente la consultante per problematiche particolari. In questa variante invece abbiamo un sì pieno, cioè questa è una persona che sì, quasi tutti i giorni si reca nel vostro profilo e controlla oppure chiede di voi ragazzi, cioè evidentemente qui o avete degli amici in comune, però vi ripeto amici particolarmente pettegoli, oppure obiettivamente qui questa persona ha modo di sapere tutto di voi. D'accordo? Quindi controlla tutto, sa tutto. La carta del giudizio rappresenta dunque anche un atteggiamento molto più libero rispetto al passato, cioè la carta del giudizio rappresenta, vedete, generalmente chi in qualche modo risorge obiettivamente appunto da una situazione di negatività. Quindi, per esempio, appunto non in questo mazzo, ma i mazzi più tradizionali, persone che rinascono dal loro stesso sepolcro. Quindi è sicuramente una persona che è rinata a nuova vita. Quindi potrebbe, per esempio, essere uscita da una storia particolarmente vincolante che obbligava magari questa persona a non avere contatto con voi, oppure, vi ripeto, è sicuramente una persona che in qualche modo ha tutte le intenzioni di ricominciare da capo comunque direttamente con voi. Quindi qui c'è o un passato con un'altra persona o altre situazioni magari che questa persona è andata a cancellare però a chiudere completamente, oppure un passato con voi con particolari abitudini, comportamenti che questa persona vuole accantonare, che sta accantonando per poter ritornare da voi però sotto nuove spoglie, perché appunto il giudizio parla proprio di una rinascita, ma proprio una rinascita reale, quindi un cambiar pelle, la muta proprio del serpente, ok? Quindi è chiaro che in questo caso qui abbiamo una persona che ha tutte le intenzioni di scrivervi, tra l'altro a breve, perché il giudizio parla proprio di un tentativo che questa persona potrebbe effettuare, tra l'altro dal suo punto di vista, anche non ovviamente tra tanto tempo, per potervi ricontattare, perché la carta del giudizio parla appunto di tempistiche veloci, quindi non dovremmo aspettare in questo caso mesi, d'accordo? Parla di qualche settimana, massimo un mesetto e mezzo, però obiettivamente la carta del giudizio è una carta molto veloce. Quindi vi ripeto, questa è una persona che ha tutte le intenzioni di sbloccare la situazione, di richiamarvi e ovviamente di farlo anche in breve tempo, perché vi ripeto, questa è una persona che ad oggi si sente molto libera al giudizio, cioè si sente proprio rinata, risorta, nuova vita a seguito di un passato che questa persona è andata a chiudere. Vi ripeto, o per esempio era il vostro un rapporto con una persona impegnata e quindi potrebbe in qualche modo aver interrotto questo rapporto, tra l'altro malsano, perché il giudizio parla proprio della chiusura con rapporti malsani, oppure questa è una persona che sicuramente in qualche modo a breve ha intenzione comunque di scrivervi per portarvi sorpresa e rinnovamento, d'accordo? Quindi vi ripeto, al massimo proprio entro un paio di mesi, ma generalmente comunque a tempistiche molto più veloci il giudizio, d'accordo? Quindi questa è una persona che ha proprio cambiato vita, che ha intenzione di proseguire in questo percorso di cambiamento e anche voi fate parte di questo percorso di cambiamento, di questa rinascita, d'accordo? Quindi ha anche intenzione, vi ripeto, di scrivervi, quindi nelle sue intenzioni c'è, ma vi ripeto, il giudizio parla proprio di assolutamente sì, una persona che sta proprio cercando informazioni in merito a voi, ha comunque dei ponti comunicativi con voi, possono essere colleghi, amici, anche magari parenti, o comunque una persona che obiettivamente ha modo di spiarvi sui social e che ha intenzione assolutamente di sentirvi e scrivervi a breve. Quindi vuole sbloccare la situazione ritornando da voi. Vediamo in questa posizione
che cosa effettivamente possa essere cambiato nella vita di questa persona, perché questa persona si comporti in questo modo. E qui abbiamo il re di spade. Allora, questa è una persona che teme un rivale. Qui c'è un rivale, ragazzi, in carne e ossa. Quindi, mentre per esempio nella variante precedente avevamo un 9 di coppe, cioè una serie di eventuali pretendenti, in questo caso qui abbiamo proprio un rivale in carne e ossa, cioè c'è qualcuno che lui teme. Allora, di solito il re di spade è un rivale in amore, quindi o voi avete un compagno e lui teme da morire questo compagno, oppure dà per scontato che voi abbiate qualcun altro e quindi teme comunque questo qualcun altro, ma lo dà veramente per scontato, Quindi nel caso in cui voi non abbiate nessuno, è chiaro che qui ci sono delle informazioni sbagliate che sono arrivate a questa persona, cioè che voi potreste avere qualcuno, oppure è anche semplicemente, ragazzi, un fraintendimento, cioè voi potreste aver postato una foto con un amico e lui ha subito immaginato che questo amico sia in realtà un amante, d'accordo? Oppure nel caso in cui voi abbiate realmente una persona al vostro fianco, stiate sentendo qualcuno, attenzione perché questa persona lo sa o potrebbe saperlo, immaginarlo. Il re di spade dunque parla proprio di un rapporto rallentato dalla presenza dunque di una terza persona, di cui lui però sa molto, cioè conosce molto bene questa persona o ne conosce i movimenti o addirittura il carattere e la personalità. Ecco perché lo teme, perché lo vede come un acerrimo nemico, soprattutto nel caso in cui voi abbiate ad oggi un reale compagno, cioè teme molto la presenza di questo rivale, proprio perché sa che è una persona comunque temibile, cioè una persona che sicuramente nel momento in cui voi abbiate un compagno di certo non apprezzi il fatto che voi in qualche modo possiate essere corteggiate da lui. O comunque sa che è una persona potenzialmente molto gelosa, che è una persona potenzialmente molto attenta. È chiaro dunque che il re di spade parla proprio della presenza di una terza persona che può creare qualche problematica. Nel caso in cui, per esempio, voi facciate parte di uno stesso gruppo amicale e ci sia un'altra persona che mira a voi, ecco, quest'altra persona che mira a voi potrebbe diventare un acerrimo nemico, quindi potrebbe mettere i bastoni fra le ruote in riferimento al vostro ritorno. Quindi in questo caso, obiettivamente, questa persona non ha tutti i torti nel temere questo personaggio, perché generalmente, ragazzi, i personaggi di spade, in particolar modo la regina e il re di spade, vi ripeto, possono diventare acerrimi nemici, quindi personalità piuttosto vendicative, rancorose, nel momento in cui gli viene sottratto qualcosa che loro reputano di loro proprietà, qualcosa che loro amano, che loro vogliono. Quindi anche nel caso in cui voi non abbiate un compagno ufficiale, ma abbiate qualcuno che in qualche modo vi corteggia, ma una persona in questo caso in particolare, è chiaro che in questo caso potrebbe diventare effettivamente qualcuno di particolarmente ostacolante nella vostra riunione, nel rivedervi e nel risentirvi. Quindi in questo caso la motivazione per cui sino ad oggi questa persona si è trattenuta nel chiamarvi, nel ricontattarvi o comunque nel cercare direttamente informazioni, appunto cercandovi, dipende proprio da questo re di spade, che reputa una persona noiosa, fastidiosa, che può creare delle grane. Quindi sicuramente nel caso in cui per esempio voi siate colleghi di lavoro, teme questo collega perché teme che potrebbe in qualche modo rivalersi facendo classici dispetti da un punto di vista professionale. Nel caso in cui facciate parte della stessa compagnia di amici, teme che si possano creare delle problematiche in ambito gruppale. O comunque, vi ripeto, non si fida della presenza di questa persona. Quindi generalmente il re di spade rappresenta proprio un rivale, cioè qualcuno che ruota attorno a voi e di cui lui ha veramente timore. D'accordo? Quindi qui non si sta parlando di una moltitudine di corteggiatori,
Qui si sta parlando di una persona in particolare che lui sa essere interessata a voi o che è proprio il vostro compagno. D'accordo? Nel caso in cui voi non abbiate nessun compagno o non ci sia qualcuno di particolarmente interessato a voi, sono arrivate delle voci sbagliate a questa persona, oppure ha frainteso, vi ripeto, una foto, un vostro commento, per cui pensa e ha dedotto erroneamente che voi siate interessate a questa persona, che ci sia qualcun altro al vostro fianco, perché qui c'è proprio una persona che lui teme, ed è un re di spade, d'accordo? Quindi una persona che comunque è legata a voi, ok? Interessata a voi. E che ovviamente, parlando di un re, è assolutamente interessata a rimanere accanto a voi, quindi non ha intenzione di ovviamente mollare la presa, d'accordo? Quindi in questo caso sicuramente qui c'è un rivale, un vero e proprio rivale in amore, quindi una figura in carne e ossa che lui teme in particolar modo e che sino ad ora lo ha portato a temporeggiare e quindi a bloccarsi nel suo ritorno, anche se però, ragazzi, vi ho detto con la carta del giudizio che obiettivamente in questo caso questa persona ha intenzione di sbloccare questa situazione, quindi evidentemente avrà intenzione comunque in qualche modo di evitare di scontrarsi direttamente con questo re di spade, o comunque sta già pensando in modo di eludere, diciamo in qualche modo, la presenza di questo re di spade. Vediamo comunque, ragazzi, in terza ed ultima posizione nelle prossime settimane, appunto nei prossimi mesi, se questa persona in qualche modo andrà a sbloccare questa situazione, quindi se prevarrà il problema del re di spade, quindi questo ostacolo, oppure la progettualità della carta del giudizio. Vediamo un po'. Allora, ragazzi, qui abbiamo il fante di spade. Allora, il fante di spade rappresenta colui che spia per eccellenza, non in questo mazzo, ma in mazzi più, diciamo, moderni. È di solito appunto il fante di spade raffigurato da una sorta di hacker che comunque continua appunto a prendere informazioni. Quindi sicuramente questa persona continuerà imperterrita a spiarvi, quindi a cercare, vedete, in profondità delle informazioni in riferimento a voi, perché evidentemente questo re di spade purtroppo lo blocca ancora per un po'. Quindi questa è una persona che, vedete, deve scendere scusate, ho mosso la telecamera, come sempre, per in qualche modo appunto riuscire a obiettivamente capire come stanno le cose tra voi e questo re di spade. Cioè, questa è una persona che ha bisogno di capire effettivamente se il legame tra voi e questo re di spade ci sia ancora o meno, e ha bisogno di capire obiettivamente se il rapporto che c'è ad oggi con questa persona è una sorta di per sempre oppure un rapporto scindibile. Cioè, nel caso in cui voi abbiate un fidanzato, vuole capire se obiettivamente sareste pronte al matrimonio oppure a ricominciare con lui. Nel caso in cui sia un pretendente, un vostro amico o collega, vuole capire se voi siate o meno interessate a questo collega. Quindi è una persona che obiettivamente non vuole rivali, cioè non ammette la presenza di terze persone tra di voi. E di conseguenza non vuole neanche confrontarsi con la possibilità di essere rifiutato e che voi gli preferiate un'altra persona. Sì, è una persona particolarmente orgogliosa, ma qui ci sono diverse spade. È anche una persona particolarmente possessiva e gelosa, quindi non ammette la presenza di una terza persona al vostro fianco o tra di voi. Quindi non è soltanto ovviamente consapevole del fatto che il vostro ipotetico compagno potrebbe essere geloso, ma anche lui lo è. E quindi in qualche modo, diciamo, lo comprende, cioè comprende il vostro compagno o comunque un'altra persona al vostro fianco nel caso in cui possa essere gelosa della sua presenza. Quindi sicuramente, vi ripeto, è una persona che deve ancora capire bene come stanno le cose. Quindi potrebbe, come è tipico appunto del fante di spade,
protrarre la situazione ancora un po' per le lunghe, proprio perché in qualche modo non se la sente, diciamo, di appunto portare avanti un rapporto con una terza persona così agguerrita fra di voi. Quindi vuole vederci chiaro, vuole chiarezza, vuole in qualche modo cercare di vivere un rapporto il più possibile alla luce del sole, onesto, tranquillo e sereno più che altro. Quindi in questo caso è una persona che vi tiene d'occhio, assolutamente sì, e che vi terrà d'occhio, assolutamente sì. Quindi non vi aspettate immediatamente che questa persona possa agire per in qualche modo tornare immediatamente da voi e per esempio contattarvi, chiamarvi o mandarvi un messaggio. Aspettatevi invece che questa persona possa in realtà ancora spiarvi. Nel caso in cui ovviamente ragazzi voi non abbiate nessuno al vostro fianco, è chiaro che dovreste cercare il più possibile di far arrivare a questa persona un messaggio importante, cioè che obiettivamente voi siete single. Perché vi ripeto, qui c'è qualcuno che lui teme in particolar modo. La carta del fante di spade, ragazzi, è la carta del sorvegliante. Quindi è una persona conscia dei propri obiettivi, ma anche di eventuali ostacoli, soprattutto di questo re di spade. D'accordo? Quindi sicuramente è la carta della prudenza. Sa che ci sono delle difficoltà che lui vuole ovviamente cercare di superare con intelligenza, con capacità di discernimento. Non teme obiettivamente in qualche modo di dover combattere, perché è la carta del militare, quindi in qualche modo è abituato evidentemente a combattere per quello che vuole, però in questo caso questo rivale gli dà particolarmente fastidio. D'accordo? È chiaro che però è comunque un fante, che come tutti i fanti parlano appunto di notizie, però non arriveranno immediatamente. Quindi non è il fante di bastoni o il fante di coppe. È una persona che potrebbe scrivervi, ovviamente anche, vi ripeto, come vi dicevo con la carta del giudizio, fra anche 2 o 3 mesi al massimo. Perché evidentemente nella sua progettualità c'è l'intenzionalità di scrivervi prima, però obiettivamente la situazione potrebbe protrarsi per più tempo proprio perché deve capire bene chi possa esserci al vostro fianco. D'accordo? Quindi non vuole sbagliare, non vuole commettere passi falsi, non vuole imprevisti, fuori programmi, non vuole brutte sorprese. Quindi sicuramente questa persona vi porterà notizie, anche abbastanza sorprendenti, cioè voi evidentemente non vi aspetterete più un messaggio da questa persona. E proprio nel momento in cui probabilmente voi non vi aspettate più un ritorno da parte di questa persona, ecco che questa persona tornerà da voi. Ma nel momento in cui questa persona avrà raccolto tutte le informazioni del caso e si sentirà ovviamente in diritto e anche con le spalle coperte per poter tornare da voi. D'accordo? Quindi il fante di spade parla proprio di attenzione, prudenza, temporeggiamento, raccolta di ulteriori informazioni che precedono l'arrivo appunto di notizie e di sorprese. D'accordo? Quindi sicuramente questa è una persona che vi porterà notizie, ma prima deve osservare per bene, perché parla di attesa, prudenza, calcolo, discrezione, furbizia e ovviamente la carta della spia. Quindi assolutamente questa persona è proprio totalmente, inesorabilmente diversa rispetto alla variante precedente. Per cui qui abbiamo una persona che tende a spiare, che vede questo rivale come qualcuno di obiettivamente ostacolante e quindi sa che dovrà agire con attenzione e con prudenza. Ovviamente ragazzi la carta del fante ci riporta sicuramente a tempistiche, vi ripeto, più lunghe del previsto, anche rispetto alla stessa carta del giudizio, quindi sicuramente dopo l'estate aspettatevi un movimento in più da parte di questa persona perché per ora dovrà ovviamente ancora trarre delle informazioni.
ma sicuramente qui delle notizie ci sono, arriveranno, anche se con tempistiche, vi ripeto, un po' più lunghe, quindi non si sta parlando di qualche giorno, qualche settimana, d'accordo? Qui si tratta di aspettare ancora qualche mesetto, però ragazzi, sicuramente non stiamo parlando di un 7 di denari, quindi non si dovranno aspettare mesi e mesi, d'accordo? Le notizie arrivano, ma attenzione, perché nel frattempo questa persona vi spierà a tutto spiano. Quindi sicuramente nel caso in cui voi vogliate far arrivare a questa persona ovviamente dei messaggi subliminali, quindi indiretti, ovviamente ne avrete tutte le possibilità e tutta l'occasione, proprio perché, vi ripeto, questa persona è attentissima a qualsiasi cosa voi andiate a postare e soprattutto anche a qualsiasi, diciamo, vostro movimento, nel caso soprattutto possa tenervi d'occhio. Quindi nel caso in cui per esempio sia un vostro vicino di casa, questa è una persona che veramente ha un'attenzione morbosa obiettivamente su qualsiasi vostro movimento, d'accordo? Quindi vi ripeto, aspettatevi sicuramente notizie, ma sicuramente notizie che ovviamente si vedranno precedere un momento di attenta osservazione, d'accordo? Dunque, cerchiamo con i Sexual Magic Oracles appunto di capire obiettivamente come procederanno le cose tra voi e questa persona, ovviamente dopo che questa persona deciderà appunto di scrivervi, dopo questo lungo momento di osservazione che ahimè ci sarà ovviamente ancora nei prossimi giorni e settimane. Cerchiamo di capire appunto come procederà tra voi e questa persona. Vediamo un po'. Perfetto, allora qui abbiamo la carta dei sogni. Di solito, diciamo, tende a spiarvi in periodi notturni, serali, e ovviamente con la sua mente fa di tutto. Cioè, questa è una persona che sicuramente non solo vi spia, ma pratica anche dell'autoerotismo proprio in riferimento a voi. Quindi sicuramente è una persona che tende molto a spiarvi, quindi ve lo riconfermo ancora come terza carta, che questa è una persona che spia tantissimo qualsiasi cosa voi effettivamente postiate o facciate, ed è una persona che si lascia andare appunto a immaginazione, sogni e anche ad autoerotismo, proprio perché crea delle vere e proprie realtà d'amore quasi tangibili che lui tocca con mano. Quindi vi ripeto, proprio come vi dicevo con la carta del giudizio, questa è una persona che obiettivamente sta veramente tanto pensando a voi e vi sta veramente pensando soprattutto da un punto di vista fisico ed erotico. È una persona che vi desidera all'ennesima potenza, è una persona che sta già preannunciando il proprio ritorno, ve lo dicevo appunto con la carta del giudizio, sta pensando a quando, come, dove tornare e ha tutte le intenzioni di farlo. Tra l'altro, appunto, come potete notare, qui abbiamo il simbolo del cancro, ossia appunto questa persona vi sta pensando particolarmente in questo periodo, quindi in questi giorni. Evidentemente questa persona ha in qualche modo accentuato il guardarvi. Ve lo dicevo con la carta del giudizio che questa è una persona che vi sta obiettivamente proprio spiando e guardando proprio in questi giorni, in questo periodo. Ecco, straordinariamente appunto ci viene confermato proprio dall'oracolo dei sogni e quindi dall'abbinamento con il segno del cancro. Quindi è una persona che proprio in questo periodo, in particolar modo per tutto il mese di luglio, avrà una profonda attenzione a ciò che vi riguarda, d'accordo? Quindi sicuramente qui abbiamo veramente una persona che con voi in questo momento a livello immaginifico ha già fatto di tutto, cioè siete già sposati con 8 figli, quindi voglio dire una persona che sta immaginando di tutto e vi ripeto una persona che si lascia andare anche ovviamente ha un contatto fisico carnale con il proprio corpo che ovviamente gli permette in qualche modo ancora di più di dare presenza e fuoco ai propri desideri. Quindi vi ripeto, sicuramente questa è una persona che ha già improntato un ritorno, cioè una progettualità già c'è, ve lo dicevo anche con il fante di spade, cioè qui c'è una persona che già ha idea di come poter tornare con voi, ma lo farà con furbizia, cautela, discrezione. Nel frattempo, ovviamente, vi spierà tantissimo
e soprattutto vi sognerà e vi immaginerà tantissimo. Quindi siete effettivamente un sogno erotico particolarmente sentito e forte. D'accordo? Quindi vi ripeto, una situazione un po' più lenta rispetto alla variante precedente, ma una situazione ovviamente molto molto importante da un punto di vista proprio fisico e carnale, che porterà poi finalmente questa persona a muoversi. Una volta però che questa persona avrà capito e compreso che questo re di spade non sarà più un problema. D'accordo? Di conseguenza, come sempre ragazzi, mi raccomando, tenete duro, perché qui riceverete una sorpresa proprio quando meno ve la aspetterete. D'accordo? Da parte ovviamente di questa persona. Dunque, come dico sempre, mi raccomando, buona fortuna, forza e soprattutto a presto.